So as we said, what I'd like to do this morning is talk about stiffness, define it. Dr. Prego already did, and so some of this will be a bit of a review. And then this morning we'll talk about the negative effects of stiffness. So I'm a physical therapist. You're mostly physical therapists, yeah? So... Ok, quello che farò adesso è di alcune cose che farò vedere, ne ha già parlato anche il professor Frigo, per cui saranno una sorta anche di review di quello che abbiamo visto prima. Lei è una fisioterapista, quindi la maggior parte, quasi tutti voi siete fisioterapisti, e quello che farà stamattina parlerà degli effetti negativi della stiffness. So, what do we mean by stiffness? Cosa intendiamo per stiffness? As physical therapists, we typically think about loss of range of motion, yes? Come fisioterapisti di solito pensiamo alla stiffness come una perdita di escursione del movimento, sì? So, a flexion contraction. Quindi una contrazione in flessione. But patients talk about stiffness, and they talk about difficulty getting up out of a chair. Or some of us, as I got out of my airplane after 8 hours, I was stiff. So, Mentre i pazienti intendono stiffness in un modo differente, dicono faccio fatica ad alzarmi da una sedia, oppure io stesso sceso dall'aeroplano mi sentivo stiff dopo essere sceso dall'aeroplano. So what physiotherapists think of stiffness and patients think of stiffness aren't necessarily the same thing. Quindi quello che i pazienti pensano della stiffness e quello che i fisioterapisti pensano della stiffness non necessariamente sono la stessa cosa, non si riferiscono allo stesso elemento. And then what engineers think of stiffness is yet a third meaning. E quello che gli ingegneri intendono per stiffness è un altro significato ancora, se vogliamo. Anzi. So I'm going to talk again about engineering or mechanical stiffness, and we'll talk again about springs. E quindi parlerò da un punto di vista ingegneristico e parleremo ancora una volta di modelli. So as we heard today, stiffness, mechanical stiffness is a property of the material. Come abbiamo visto stamattina, la stiffness è una proprietà dei materiali. We can talk about joints as having a stiffness, and we will today. Parleremo di articolazioni che possono avere una stiffness, ne parleremo oggi. And whole systems, the whole body we can talk about the whole body as having a stiffness. And we'll talk about that a little bit today as well. E possiamo anche parlare di tutto il sistema corporeo come un sistema che ha stiffness, e parleremo anche di questo oggi. So, if we think about the material property, as we already heard this morning, the material that makes up the spring makes a difference in the stiffness. Se parliamo in termini di proprietà dei materiali, come abbiamo visto stamattina, il materiale stesso, le caratteristiche del materiale sono quelle che caratterizzano la differente stiffness tra un materiale e l'altro. So, this is a different kind of rubber, different stiffness than that. Quindi questo è un elastico di tipo diverso e ha una stiffness differente tra l'elastico rosso da quello dell'elastico blu. So the spring makes a difference in the stiffness. Quindi il tipo di molla crea la differenza tra la differente stiffness. So how do we measure stiffness? We talked about it a lot this morning, but... Quindi come misuriamo la stiffness? Ne abbiamo parlato parecchio durante il mattino. So this is an experiment to measure stiffness. We're going to measure stiffness of two different springs. So we're just putting a weight on the spring, and you see how the spring changes its length. Questo è un esperimento per valutare la stiffness. Misureremo la stiffness di due molle di tipo diverso, metteremo un peso sulla molla e vedremo come il peso modifica la lunghezza della molla. So now we're going to change the spring. Ora cambiamo la molla. Different material. Materiale diverso. Same weights. Stesso peso.
and look at the response. E guardate la risposta. So it's stretched, Quindi allungata, stretches some more. si allunga di più. So the second spring responds very differently. They're both the same spring, both the same size, but they respond very differently. Quindi sono molle identiche dal punto di vista strutturale, ma sono fatte di un materiale differente, quindi rispondono in modo molto diverso. So we're plotting out the force and the change in length for the first spring and the second spring. Quindi mettendo su un grafico la forza e il cambiamento di lunghezza per la prima molla e la seconda molla, And the slope of those lines e la pendenza di queste linee give us the stiffness. ci dà il rapporto che è la stiffness. So the first spring was stiffer than the second spring. Quindi la prima molla era più stiff della seconda. So we can do virtually the same experiment with all sorts of different materials, including connective tissue or soft tissue in the body. Possiamo fare lo stesso esperimento con qualsiasi tipo di materiale, inclusi i tessuti del corpo. And as Dr. Frigo said this morning, for soft tissue we have a different, a change in stiffness. When we first start stretching the soft tissue, it takes very little force to do it. So again, here is this tissue, and as I stretch it, it took no force at all because I'm just unfolding it and aligning all of the fibers. E come ha fatto vedere il professor Frigo questa mattina, nella prima parte di allungamento si richiede proprio poca forza per estendere il tessuto, perché lo sto solo, come ha fatto vedere con l'elastico, srotolando sostanzialmente, quindi ho bisogno di poca forza per allineare e srotolare il tessuto. And once those fibers get aligned, then as I stretch, it pulls back. It takes more force to stretch it. E quando le fibre invece sono finalmente allineate, allora a questo punto resistono e quindi serve più forza per ottenere un allungamento. And then if I stretch far enough, it starts getting very stiff. It takes a lot of force to pull it. E se allunga a sufficienza, poi comincia a diventare molto difficile, richiedere tanta forza per ottenere un allungamento. So there is the unfolding stage. Quello è lo stadio di srotolamento del tessuto, dove si allineano le fibre. So, as Dr. Frigo said this morning, we can do this on other tissues in the body. And these are the results of stiffness in the plantar flexor muscles through the range of motion of the ankle, starting at plantar flexion and then going through the arc of dorsiflexion, with 0 being right in about there. E come ha detto il professor Frigo precedentemente, possiamo fare questa cosa anche con altre strutture del corpo. Questo riguarda i muscoli che agiscono sulla caviglia, partendo dalla flessione plantare e andando nel movimento verso la dorsiflessione. E poi ha fatto vedere dove stava lo 0 col puntatore, se avete visto. And again, you see that there is very little stiffness here. Oops, the pointer went off. So, sorry. There's very little stiffness through most of the range of motion, and we don't start getting measurable stiffness, force of resistance to stretch, until we get to the end range of dorsiflexion. We're stretching the plantar flexors, and they now are measuring some stiffness. Ok, nella prima fase qui stiamo allungando i flessori plantari. Vedete che non abbiamo una grossa risposta di tensione fino a quando non superiamo il limite dello 0 rispetto alla dorsiflessione, non cominciamo ad andare in dorsiflessione, allora comincia a verificarsi un po' di tensione, comincia a registrarsi un po' di tensione. So, now we're talking about stiffness, but all biological tissue has water content in it. Stiffness is a property of springs.
springs have no water. So when we talk about stiffness in the body, we have to talk about their elastic or spring-like property and their visco property, the property based on their water, viscoelastic. Quando parliamo dei tessuti corporei però dobbiamo ricordare che ci sono anche dei liquidi e quindi assomigliano a una molla per la parte elastica, ma essendoci un liquido che non c'è invece nelle molle, le molle non hanno acqua, dobbiamo anche parlare per i tessuti corporei di proprietà viscoelastiche. Viscose, scusate, e quindi viscoelastiche. Dr. Prigo alluded to this morning. When we have viscoelasticity, when the rate at which we load or the rate at which we stretch the material changes the stiffness. Quindi il professor Prigo ne ha parlato questa mattina, quindi abbiamo viscoelasticità e che il livello di carico cambia rispetto alla stiffness. Sorry, can you repeat the second point because I think I missed. So the rate of loading changes the stiffness. Ok, e la quantità di carico cambia la stiffness misurata. And in particular, as we load it rapidly, the stiffness increases. So this is true of biological tissue in general. E in particolare se aumentiamo la velocità di applicazione della forza, questo cambia la risposta di stiffness, e questo è vero in generale su tutti i tessuti biologici. So, do you have silly putty in Italy? Avete questa cosa che loro chiamano silippati, cioè sono delle palline gommose. So silly putty is a perfect viscoelastic material. If we stretch it slowly, it stretches and it's very easy to stretch. È un tipico esempio di materiale che ha queste proprietà, per cui se lo allungate lentamente si allunga moltissimo, se mettete forza lentamente. But if we stretch it fast, ma se lo allungate rapidamente vedete che it gets stiff. It's harder to stretch and it breaks. It doesn't stretch. It fractures. So that's viscoelasticity. E se lo allungate velocemente non si allunga, semplicemente diventa rigido e si rompe. Questa è una dimostrazione di comportamento viscoelastico che cambia in base alla velocità di allungamento. I will tell you, I was actually afraid to bring the silly putty on the plane so I went out and bought a new silly putty and made sure it was packaged so that if anybody asked me, I would say, it's new, I haven't done anything with it. Aveva paura a portarlo in aereo effettivamente, perché dicevo quello che è successo, vedere questo pezzo siliconico così strano, quindi ne ha comprato uno nuovo in modo che fosse impacchettato e io dicevo, lo vedete, è nuovo, non è nulla di strano. I also put it in my suitcase and checked the suitcase, and my suitcase was one of the last to get off the plane, and I really thought, oh no, they've confiscated it because of my silly putty. Era messo nella valigia che ha messo in stiva e la sua valigia è stata l'ultima a passare poi i controlli, perché ho detto, intanto che aspettava, no, la mia valigia è stata confiscata sicuramente per colpa di quell'affare. But I'm here and my suitcase is here, so. Ma sono qui, anche la mia valigia è qui, per cui bene. We're going to come back to that viscoelastic property in a little bit. Ci torneremo sulla viscoelasticità tra poco. So, that's the stiffness in terms of the properties of the material. We can talk about the stiffness of joints. Questo è quello che riguarda la stiffness come proprietà di materiali. Possiamo parlare anche però della stiffness per quello che riguarda le articolazioni. And the experiment is essentially the same as the experiment with the springs that we showed on the video. L'esperimento di base è lo stesso che abbiamo visto con le molle sul video. So you load the joint, in this case the whole foot, and you get a force deformation curve. Caricate il piede come vedete nell'immagine e ottenete una curva a forza deformazione. And the hysteresis that we see here is the same hysteresis that Dr. Frigo talked about earlier today. E quello che vedete qui è esattamente la stessa cosa che ha fatto vedere il professor Frigo questa mattina. So, we all know that stiffness is a common complaint in arthritis. So, my first job as a physio was on a service with patients with arthritis. So I, right from the very beginning of my career, was interested in arthritis
and stiffness. Sappiamo tutti che il riferimento alla stiffness è un problema comune nei pazienti con artrosi. Uno dei suoi primi incarichi come giovane fisioterapista riguarda l'attività domiciliare per pazienti con artrosi, quindi lei si è interessata a questo fenomeno inizialmente. So, stiffness is even used as part of the clinical diagnosis of arthritis. E il termine stiffness è usato addirittura come termine per classificare una diagnosi nell'ambito dell'artrosi. The classic sign in osteoarthritis is stiffness less than 30 minutes, and in rheumatoid arthritis, stiffness greater than an hour. In mild and so less than 30 minutes in mild arthritis? In osteoarthritis, less than 30 minutes, regardless of it's just one of the 5 criteria for clinical diagnosis. Nei criteri per la diagnosi clinica per l'artrosi c'è il tempo, la durata del sintomo stiffness, so the duration of the stiffness sensation. Yes, the duration. So in osteoarthritis, if a patient comes in and says, my joint hurts and it's stiff, that's one clinical criterion. And then we ask, how long does your stiffness last? And if the patient says 5 minutes, 10 minutes, then that is a sign of osteoarthritis. Whereas if the patient says, oh, it takes me an hour to get unstiff, we would be more thinking rheumatoid arthritis. Ok, diceva che anche la durata temporale della stiffness, cioè la stiffness è un parametro clinico per la diagnosi di osteoartrosi, però se la stiffness è di breve durata, allora sono più orientati verso l'osteoartrosi, se invece la sensazione di stiffness dura per molto tempo, pensano più a una patologia reumatica, quindi artrite reumatoide o simili. Quindi per ore, allora in quel caso è diverso l'indicazione clinica. So there was a study last year in JOSPT, Journal of Orthopedic Sports Physical Therapy, and they measured stiffness in people with osteoarthritis. C'è stato uno studio l'anno scorso sul JOSPT dove hanno studiato la stiffness in soggetti con osteoartrosi. And they compared that to healthy people. Hanno paragonato ai soggetti sani. And they did essentially the same kind of experiment. Now they were looking at moments or torques and the resistance or the angular change that they applied. E praticamente facciamo lo stesso tipo di esperimento che abbiamo visto sulle molle lineari, in questo caso però parliamo di torque, di momento, e sono andati a valutare appunto le modificazioni dell'angolo rispetto alla forza applicata. So they had the person lie on the back in the bed with the thigh supported, and they applied a weight to extend the knee, applied a moment to extend the knee, and they measured how much force it took at each angle to move the limb. E quindi hanno messo la persona supina con un supporto, gli hanno collegato un cavo dove veniva trasmessa una forza e quindi si generava un momento. La forza andava nella direzione dell'estensione, quindi stavano misurando la resistenza in flessione, e ad ogni cambiamento di grado articolare andavano a vedere quanta forza era stata applicata per generare quel cambiamento, quel momento. So just like the spring, they just added moments, saw the change in motion. E come per le molle, quindi invece in questo caso aggiungevano un momento, sostanzialmente aumentavano il modulo del momento. And they expected to see just what we see in the clinic, that the patient had more stiffness. E quello che si aspettavano era quello di vedere quello che vedevano nella clinica, che il paziente dimostrava maggiore stiffness. But they didn't. They found out that the healthy people had higher stiffness than the people with osteoarthritis. Ma non l'hanno trovato, hanno invece trovato che i soggetti sani hanno più stiffness rispetto ai soggetti con osteoartrosi. So this was a surprise to them, and it reminds me of the patient I had many, many years ago in my first job. E per loro è stata una sorpresa, ma invece a me ha ricordato i pazienti che ho avuto molti anni fa nel mio primo lavoro. So this patient was in this arthritis service where I worked, and she had a patellar fracture long time ago, probably a couple of years before.
Questa paziente che aveva questo servizio di trattamento per i pazienti con osteoartrosi aveva avuto una frattura della rotula molti anni prima. And she came in because she was having complaints of pain and what she called stiffness and difficulty walking. E mi era arrivata a farsi trattare perché aveva un problema di dolore che le chiamava stiffness e faceva fatica a camminare. And I measured her range of motion, and she had full range of motion. A little bit of limitation in flexion, so her range was close to 0 to about 120 or 125 degrees. Ho misurato l'estensione articolare, era praticamente normale, andava dalla completa estensione fino a 125 gradi di flessione. And her strength was a little bit decreased, on the order of 4 out of 5 manual muscle testing. E la sua forza era un pochino diminuita sul test manuale muscolare, era un punteggio 4 su 5, se vogliamo darle un punteggio. But her gait was pretty awful. This is the way she walked. Ma il suo cammino era un po' brutto. This is her problem leg. L'arto destro era quello col problema. Have you seen patients like that? Avete visto pazienti camminare così? She had full range of motion, her strength was okay, and she was walking like this. Aveva range di movimento completo, forza andava bene, ma camminava in quella maniera. Virtually no knee motion when she walked. In modo virtuale, diciamo, non aveva movimento del ginocchio durante il cammino, aveva un movimento molto limitato del ginocchio. So that patient really started me on a whole track for research because she had okay range of motion, she had okay strength, and yet she walked with a horribly stiff knee. E questo tipo di presentazione del paziente mi ha portato su un interesse per questo tipo di argomenti nella ricerca perché aveva buona forza, buona escursione articolare, ma un'escursione articolare completamente anomala durante il cammino invece. And we had no way to measure that. I could see that she walked that way, we could do a gait evaluation, but I had no way of relating or explaining why she was walking so stiffly. E mettendo insieme gli elementi a quel tempo non aveva modo per quantificare quella variabile, nel senso che poteva farla camminare, misurare il cammino, ma non riusciva a collegare forza buona, escursione buona e il cammino con un'escursione invece non buona. So over the years, as I learned about mechanical engineering stiffness, I thought, well, maybe the engineers know a better way to measure stiffness. So we know one way to measure stiffness. E quindi negli anni, conoscendo gli ingegneri meccanici, ho capito che forse c'era un modo per misurare la stiffness. But there are other ways to measure stiffness that I thought might be related to the way you walk. Ma quindi ci sono modi per misurarla, ma ci sono anche modi che io penso siano collegati al modo con cui una persona cammina. And the gait problem that I was focusing on was her inability to swing the leg, so her limited motion during the swing phase. E il fenomeno che io volevo osservare era l'incapacità di effettuare un movimento pendolare durante la fase di swing, quindi la fase di volo del cammino. So think about the difference between a golf ball and a tennis ball. Pensate alle differenze tra una pallina da golf e una pallina da tennis. The golf ball is really hard and the tennis ball is softer and they bounce differently, right? La pallina da golf è molto dura, mentre invece la pallina da tennis è più morbida e rimbalza in modo differente. So we can measure stiffness by looking at the bounce, not just by stretching. Possiamo quindi lavorare sulla stiffness guardando a come il sistema rimbalza, non solo guardando rispetto all'allungamento. Now remember that the knee has tissue that is viscoelastic, so we need to also talk about damping. So we're going to measure elasticity or stiffness through the bouncing, but we need to think about the damping part of the viscoelastic behavior. Ma ricordate che per i materiali biologici abbiamo un comportamento viscoelastico, per cui non dobbiamo pensare solo al discorso di allungamento e stiffness, ma anche al discorso dello smorzamento durante l'oscillazione. So if you think about a regular door, we have a damper someplace on the door to keep it from slamming when we close it.
We let it go and it closes slowly and it just comes to a stop without a slam. Se pensate a una porta, c'è di solito un meccanismo che permette alla porta di non sbattere, sostanzialmente lasciamo andare la porta aperta e questa ritorna in posizione lentamente senza sbattere. So, I thought, let's think about the knee as a damped spring that bounces back and forth, but it comes to a stop. Quindi quello che ho pensato è ragioniamo sul ginocchio come una molla smorzata sostanzialmente. Oscilla, ma a un certo punto si ferma, cioè le oscillazioni sono sempre meno grandi fino a fermarsi. So this is how a spring would bounce back and forth if we started it. Questo è come una molla oscilla se la guardiamo. So then we decided to see if we could get people's knee to bounce back and forth. E quindi ho pensato che potevamo fare in modo che le ginocchia delle persone oscillassero avanti e indietro. So we used a test. The pendulum test was actually described first by a neurophysiologist, or neurosurgeon actually, I believe, or a neurologist, who looked at ways of quantifying spasticity in people with CP. Abbiamo utilizzato il test di oscillazione che è stato sviluppato inizialmente da quello che lei crede di ricordare fosse un neurochirurgo o comunque un neurologo che lo usava per misurare la stiffness nella paralisi cerebrale infantile. So what we do La spasticità, scusate. is, and Wartenberg, the fellow who started it, just looked at how much the leg swung back and forth. But the leg swings back and forth just like a damp spring, so I said we could quantify that. Quindi originariamente veniva guardato solo come oscillava avanti e indietro, però lei ha pensato, però questa cosa oscilla avanti e indietro come una molla smorzata, per cui possiamo usarlo come osservazione per quantificare questo fenomeno. So we have the patient sitting in a chair like this. Il paziente era seduto in una sedia come vedevate nell'immagine. And then we straighten the knee out and we ask the patient to totally relax. And as soon as the patient is totally relaxed, we let the leg go. And it swings back and forth underneath, swinging back and forth. Quindi chiedevamo alla persona di rimanere seduta, completamente rilassata, estendevamo il ginocchio, appena la persona era completamente rilassata, rilasciavamo il ginocchio e lasciavamo che questo oscillasse avanti e indietro. Sort of like this. Quindi un po' come vi sta facendo vedere, il paziente è supportato. Somebody holds the leg. Qualcuno teneva la gamba. And it swings back and forth. E poi veniva lasciata e la gamba oscillava avanti e indietro fino a fermarsi. Now, when we first decided to do this, my clinician friend said, "You'll never be able to do this test on people with arthritis because they're too stiff." E all'inizio, quando avevo proposto questo test, le altre persone che lavoravano con me dal punto di vista clinico mi dicevano non riuscirai mai a farlo sulle persone con l'artrosi perché sono troppo stiff. We've never had, well, I shouldn't say we've never had a problem. We've had a couple of healthy people in whom we could not do this test, including my mother. Ha detto non abbiamo mai avuto, non dovrei dire non abbiamo mai avuto, abbiamo avuto dei problemi però con due persone sane, di cui una era mia madre per esempio, But who couldn't relax enough. che non si potevano rilassare a sufficienza. One of the patients I had that came in the stiffest, I really thought, oh, this will not work. So, like this. And I thought, she may be the limit for this test. And so we did the test, and she walked out like this. Ora, una delle persone che quando è entrata camminando le ha fatto pensare no, non riuscirò mai a fare il test su questa persona perché è entrata come vi ho fatto vedere prima con le ginocchia fisse e avanzando in quel modo che vi ho fatto vedere prima, in realtà abbiamo fatto il test e quando è uscita camminava meglio addirittura, camminava facendo un po' più di oscillazione delle ginocchia. So this is the output that we get from the test. E questo è il risultato di quello che ottenevamo dal test. The knee is in extension. We let it go. It flexes, extends, and finally comes to a stop. Il ginocchio è mantenuto in estensione, lo rilasciamo e quindi poi c'è una sequenza di flesso-estensione continua fino a quando non si ferma. From these data, we can look at the time between the peaks
Da questi dati siamo andati a vedere al tempo tra i due picchi di oscillazione and that gives us the stiffness coefficient. e quello ci ha dato il coefficiente di stiffness. And we can look at the change between the magnitudes of the peak E il cambiamento tra l'intensità dei picchi, tra il livello raggiunto dei picchi, and that gives us the damping coefficient. e quello invece ci dà il coefficiente di smorzamento. So we could quantify the stiffness and the damping coefficients in people with and without arthritis. E quindi in questo modo potevamo caratterizzare la stiffness e il coefficiente di smorzamento in soggetti con e senza artrosi. And our hypothesis was that this measure of stiffness and this measure of damping would be increased in people with osteoarthritis compared to healthy people. E la nostra ipotesi era che queste misure fossero aumentate nei soggetti con osteoartrosi rispetto ai soggetti sani. So we collected it in healthy people and people with osteoarthritis. Quindi abbiamo raccolto i dati in queste due categorie di pazienti, di soggetti, And we found a significant increase in stiffness in the people with OA. e abbiamo trovato un aumento significativo della stiffness nei soggetti con osteoartrosi And we found a significant increase in the damping coefficient in people with OA. e abbiamo trovato anche un aumento significativo del coefficiente di smorzamento nei pazienti con osteoartrosi. So unlike the stretch test that was reported last year, this test seems to be getting at something that is different in people with OA compared to people with healthy knees. Quindi i risultati di questo tipo di test rispetto a quello che è stato pubblicato l'anno scorso danno due informazioni differenti rispetto a questi fenomeni. But a big question was, does this have anything to do with what the patients talk about, what the patients complain of? Ma la domanda principale è: questo ha in qualche modo qualcosa a che fare con quello di cui parla il paziente? Are you familiar with the WOMAC self-report measure of patient symptoms in osteoarthritis? Avete familiarità con la scala WOMAC per i sintomi del paziente, le caratteristiche del paziente con osteoartrosi? È uno strumento di misura, una scala di misura. How many are familiar with the WOMAC? Quanti hanno familiarità con lo strumento? Uno, due? So the WOMAC is it stands for Western Ontario McMaster Osteoarthritis Index. L'acronimo sta per Western, cioè Ovest Ontario. Western Ontario McMaster McMaster is the author. is a university. Oh, university. They're both Okay. universities. Mhm. Western Ontario McMaster University Mhm. Osteoarthritis Index. Ok, è l'indice di osteoartrosi creato dalla Western University e dalla McMaster University, quindi è l'acronimo dell'unione dei due nomi dell'università e la patologia sostanzialmente. It's a questionnaire with 27 items. 17 items are asking the patient what difficulties do you have with functional activities like getting in and out of bed, climbing stairs, shopping. È un questionario fatto da 27 item, i primi 17 riguardano domande che chiedono al paziente che difficoltà hai nel fare varie attività funzionali come andare a letto piuttosto che fare altre attività. So that's the functional scale. And then there's a pain scale, 5 questions. How much pain do you have at rest, walking, climbing stairs, and so on? E quindi le prime 17 sono la scala funzionale, mentre invece le ultime 5 sono la parte sul dolore, che chiede appunto quanto dolore si verifica a fare determinate attività. And then there is a scale on stiffness. 2 questions on stiffness. How much stiffness do you have during walking and stair climbing? E poi ci sono 2 item specifici sulla stiffness che chiedono specificamente quanta stiffness percepisci nel camminare e quanta stiffness percepisci nel salire le scale. And that stiffness, those 2 questions on stiffness have always been our primary means of measuring stiffness in patients. So I was hoping that our measure of stiffness and damping would be related to that measure, the WOMAC stiffness.
E questi due item sulla stiffness sono state da sempre i due outcome generali su cui valutavamo la stiffness percepita dal paziente. E quella che era la sua speranza è che, andando a valutare questi due item e la sua misura, che in qualche modo correlassero tra loro, che descrivessero lo stesso fenomeno. Interestingly, remember we calculated stiffness coefficient and damping coefficient. And the stiffness coefficient was unrelated to the stiffness measure on the WOMAC. E in modo interessante, se vi ricordate, abbiamo calcolato due fattori, la stiffness e lo smorzamento. E in modo interessante la stiffness non era correlata alle risposte al questionario WOMAC. But, thankfully, the damping coefficient was positively correlated with the complaints of stiffness on the WOMAC. So as the damping coefficient increased, which meant that the swing of the knee decreased more rapidly, as that damping coefficient got bigger, then the patient's complaints of stiffness also got bigger. Ma fortunatamente il coefficiente di smorzamento invece era positivamente correlato con le risposte agli item sulla stiffness, cioè significa che quando il paziente diceva di percepire una maggiore stiffness, al test dimostrava una maggiore quantità di smorzamento durante l'oscillazione. So that seemed to be related to my patient who was unable to swing her leg. I thought, she must be somebody with a high damping coefficient, and so that's why she couldn't swing her leg. High stiffness, high damping would mean that you can't swing your leg through. So these coefficients should be related to the way people walk. Quindi quello l'ha fatto pensare alla sua paziente, da cui era nato questo interesse, che diceva quella paziente che non riusciva a fare lo swing, l'oscillazione del ginocchio bene durante il cammino, probabilmente aveva un elevato smorzamento. Quindi le risposte sulla stiffness sono collegate in realtà a questo fenomeno di smorzamento che è influenza in questo caso l'attività del cammino. So our next question was, do these coefficients relate to the way people walk? Quindi la nostra prossima domanda è: questi due coefficienti sono correlati però effettivamente con la cinematica del cammino, effettivamente come la persona cammina? And we also wanted to know if these coefficients were related to, or how their association with walking compared to the WOMAC, because the WOMAC is a questionnaire, very easy to do. Our stiffness and damping measure is not all that hard to do, but it's not very easy. So our experiment, our measure, had to give us some unique information to make it worthwhile. In realtà l'aspetto della relazione tra il cammino e i parametri da loro misurati doveva confrontarsi anche con la misurazione della scala WOMAC, cioè dice il WOMAC come informazione da raccogliere è molto semplice, faccio una domanda, una risposta è molto semplice, quindi se questo già correla con come cammina la persona toglie un po' di interesse per il nostro esperimento, che invece non è difficile ma comunque richiede del tempo per essere svolto, e quindi è meglio se il nostro esperimento dà delle informazioni in più rispetto a questi fattori che non la scala WOMAC, che è molto semplice di questionare. So the original plan many years ago was to do sophisticated gait analysis like Dr. Prigo does, but we sort of backed off on that partly for some mechanical reasons, that our gait analysis facility was not convenient enough, and also because I wanted to keep this measure clinically relevant and use measures that we could collect in the clinic very easily. Inizialmente il piano dello studio prevedeva di utilizzare un sistema di analisi di movimento complesso come quello di cui ha parlato il professor Frigo, poi però per vari motivi, anche di convenienza, poi perché mi interessava prevalentemente utilizzare misure che clinicamente si potevano usare anche senza strumenti complessi, abbiamo deciso diversamente, abbiamo utilizzato altre misure. So we looked at 66 people with knee osteoarthritis. We used the pendulum test, and we looked at gait parameters using a gait map. Quindi abbiamo valutato 66 persone facendogli il test del pendolo e poi i parametri del cammino li abbiamo calcolati utilizzando questo gait map, che immagino sia un tappetino che permette di misurare l'impronta e le caratteristiche del passo. This gait mat is embedded in the floor and it has
sensors in it that allow us to measure contact, so we can very readily get step length and stride length. Questo gate meter è sostanzialmente un camminatoio a terra sostanzialmente che permette di identificare dove ci sono i contatti con il suolo e quindi vi dà delle informazioni su dei parametri spazio-temporali abbastanza semplici da misurare. So step length, you all know, is the distance between the contact of one foot to the contact of the second foot, and stride length is the distance between contact of the first to contact of that same foot again. Quindi alcune cose che hanno misurato sono la lunghezza del passo, con cui credo avete familiarità, per cui la distanza tra gli appoggi del tallone di due piedi differenti, la lunghezza dello stride invece la distanza tra gli appoggi dello stesso tallone. And our hypothesis was that increased stiffness would decrease, increased stiffness and damping would decrease step length and stride length. So if you can't bend your knee, you'll take a short step. Whereas if you can bend, you'll take a longer step. La loro ipotesi era che un cambiamento, un aumento della stiffness e dello smorzamento avrebbe portato ad una riduzione della lunghezza del passo e quindi dello stride, mentre invece se avete bassi questi coefficienti probabilmente avete un passo e uno stride più lunghi, come vi ho fatto vedere. So we found, to our relief, that stiffness and damping are negatively correlated with step length and stride length. Quindi con nostro sollievo abbiamo trovato che i coefficienti di stiffness e di smorzamento sono negativamente correlati rispetto alla lunghezza del passo e dello stride. So increased stiffness, increased damping, decreased step length, decreased stride length. Quindi aumentati i fattori di stiffness e di smorzamento, ridotta la lunghezza del passo e dello stride. We also found that the WOMAC scores were correlated negatively with most of the gait variables. The WOMAC scores, the higher the score, the worse the complaint. So the higher the score, the smaller the step length. Abbiamo anche constatato che i sottoscali, gli item della stiffness del WOMAC erano anch'essi negativamente correlati con la maggior parte delle variabili legate al cammino. Gli item della WOMAC, più alto è l'item, peggiore sono i sintomi. And we found again that damping correlates with that WOMAC stiffness. Damping correlates with WOMAC stiffness. So the damping coefficient is associated with the complaint of stiffness on the WOMAC subscore. Abbiamo anche riverificato che la quantità di smorzamento era correlata in qualche modo anche alle risposte del questionario WOMAC specifiche per la stiffness. Now, we, by accident, found out something else that I think is rather enlightening. You know that crepitus, the joint grinding, the bone-on-bone noise that we get in severe arthritis? In modo incidentale abbiamo trovato anche un'altra cosa che mi ha abbastanza illuminata. Avete presente il crepitio, cioè quel rumore o comunque quella sensazione di scroscio che si può sentire quando due segmenti si affrontano tra loro? So crepitus is a sign of more joint damage. Il crepitio è un segno di maggiore degenerazione articolare. And we found that these relationships between damping and stiffness coefficients and gait, or the associations between damping and stiffness and WOMAC, depended upon whether you had crepitus or not. E quello che abbiamo scoperto è che l'associazione tra il coefficiente di smorzamento e di stiffness e il cammino e WOMAC variavano in base al fatto se ci fosse o meno un crepitio. So if crepitus is present was something that changed the association between the factors. Yes, right? exactly. Sì, esatto. Quindi se c'era il crepitio presente, il crepitio era un elemento che faceva cambiare questa misura di associazione tra damping, stiffness e le variabili che hanno studiato. What we found is in those people without stiffness, the correlations between stiffness and damping and gait were much stronger, and the correlations between WOMAC and gait were not as strong.
So the coefficients of stiffness and damping from the swinging test were very strongly related to the way you walk in people who did not have crepitus. Quindi nei soggetti che non avevano crepiti, i coefficienti di stiffness e di smorzamento erano molto più correlati a come la persona camminava rispetto ai soggetti che invece presentavano crepiti. And we found the same, that the damping coefficient was correlated with the patient's complaint of stiffness measured by the WOMAC. E hanno comunque trovato anche in questo caso che lo smorzamento era collegato con la misura di stiffness della WOMAC, dell'item anamnestico, diciamo. We found that in the patients with crepitus, more joint grinding, less joint space, they were on the walking bone on bone. The WOMAC had a stronger correlation with gait than the stiffness and damping coefficients. Mentre invece nei soggetti con i crepiti, che comunque, quindi come dicevo, un indice di maggiore degenerazione articolare, per cui più di due strutture ossee che si affrontano, il WOMAC aveva un'associazione maggiore con come la persona camminava, mentre aveva una minore correlazione i fattori di stiffness e di smorzamento misurati con il loro test. Now, other people have studied the WOMAC and have seen that the WOMAC is strongly affected by pain measures. The sort of the overriding characteristic in the WOMAC is pain, despite the fact that they have the two questions about stiffness in there. Pain seems to drive the score on the WOMAC. Una cosa che hanno visto chi ha studiato questo tipo di strumento, la WOMAC, ha visto che il punteggio della WOMAC è tirato verso l'alto dal sintomo, dal dolore, perché è la maggior parte costituisce la maggior parte degli item, la richiesta sul dolore, sul sintomo. So what we thought from these results was that when you have crepitus, bone on bone, you've got so much pain that's driving the way you walk and the way what complaints you have. Quello che pensiamo è che quando avete i crepiti, l'articolazione è così degenerata che probabilmente è il dolore a guidare come camminate, piuttosto che altri elementi. Camminate in quel modo perché avete male. But in the earlier stages of osteoarthritis, when you have true inflammation, we now know that osteoarthritis really has an inflammatory component, consistent even in the early stages. We think that damping measure is a good measure of inflammation and its impact on the way people function. So we think this stiffness and damping coefficient is really more relevant to us in the early stages of osteoarthritis, when the patient has complaints but not enormous losses of cartilage. Quindi pensiamo che probabilmente i coefficienti di stiffness e smorzamento siano interessanti da guardare nelle fasi precoci della patologia artrosica, cioè dove c'è in atto un processo infiammatorio, e quindi possono essere dati interessanti per vedere questa correlazione tra appunto stiffness, smorzamento e il cammino, nella fase precoce dove il paziente presenta caratteristiche di the patient complain less about pain, right? In the early stages. Complains less of pain but more of functional problems. Nelle fasi precoci dove il paziente lamenta meno problematiche legate al dolore ma più problematiche legate all'aspetto funzionale, a questa stiffness funzionale. So we think these stiffness and damping measures provide a unique contribution to our understanding because they have their own unique predictive ability for stride and step lengths in people with early knee OA. Quindi pensiamo che queste misure abbiano una loro peculiarità e siano importanti nel predire come sarà l'outcome del cammino nelle persone che hanno uno stadio precoce di patologia osteoartrosica. So it seems that these measures are good quantifiable measures of the changes in the mechanics of the knee, even in the early stages, that tell us more than just the patient's complaints. E quindi pensiamo che questi elementi possono aiutarci a capire meglio come funziona la meccanica del ginocchio nelle fasi precoci e ci dicono di più rispetto che solo i semplici sintomi del paziente. And when the joint
deteriorates or degenerates more, that the cartilage is lost and so on, then pain is the overriding factor and these coefficients are less relevant. Mentre invece col progredire della patologia il dolore, siccome la degenerazione è maggiore, il dolore assume invece un aspetto preponderante rispetto a questi fattori. So, in summary, we think about mechanical stiffness different from PT's range of motion measurements and even a little bit different from patients' complaints of stiffness. Quindi in sintesi c'è da capire la differenza tra quando si considera la stiffness da un punto di vista meccanico, da come la considera il fisioterapista in pratica clinica e anche in parte da come la considera il paziente. We see that mechanical stiffness is really different from our range of motion measurements. So we need to separate in our heads as physical therapists. Range of motion is different. Dobbiamo essere molto attenti a separare nella nostra testa di fisioterapisti il concetto di stiffness dall'escursione articolare. L'escursione articolare è una cosa, la stiffness è completamente un'altra cosa. And this mechanical stiffness, measured as a bounce or an oscillation, does seem to be related to changes in osteoarthritis, and this bounce measure is increased in people with OA. Mentre invece il test del pendolo sembra essere collegato con i cambiamenti dei fenomeni clinici. And you said that the bounce measure... The oscillation measure, stiffness coming from the oscillation measure is increased in people with OA. E che l'oscillazione, le riduzioni di oscillazioni sono aumentate effettivamente nei soggetti con osteoartrosi, perché hanno una minore oscillazione. So that's different from the Taylor results where we just stretched the knee at the end range and found decreased stiffness in people with osteoarthritis. E questo è diverso dai risultati di Taylor, quello che è lo studio che ha fatto vedere l'anno scorso sul GSPT, dove semplicemente andavano ad allungare la struttura e hanno visto che la stiffness era ridotta e non aumentata nei soggetti con osteoartrosi, perché è un test diverso con significati differenti. We are going to come back and talk about that decreased stiffness and what that means to us this afternoon. E questo pomeriggio invece parleremo di cosa secondo noi significa questa riduzione della stiffness. So this mechanical stiffness measured from the oscillation is related to patients' complaints. In particular, it's that damping measure that seems to be related. E quindi la misurazione di stiffness e damping sembra essere correlata, o meglio in particolare correlata la misura di smorzamento rispetto al sintomo stiffness riferito dal paziente. And that damping coefficient makes sense that it's related because of the inflammatory response that we know is present in people with osteoarthritis. E il fattore di smorzamento ha un senso che sia correlato perché sappiamo che nelle fasi precoci di artrosi sono comunque presenti sintomi infiammatori, quindi ha un senso che ci sia questa relazione. So everything that I've talked about this morning suggests that we should reduce the stiffness. Pensate quindi che in base a quello che vi sto dicendo stamattina come compito noi dobbiamo ridurre la stiffness? So we think about the patient who came in before the test and walked like this, and after the test walked like this. Did we change her stiffness and damping coefficients? Oh, ok, diceva, quando la persona entra e cammina a passi piccoli e quando esce cammina a passi più lunghi, pensate che abbiamo cambiato il loro coefficiente di stiffness? Stiffness and damping? Or And damping. Quindi pensate che abbiamo cambiato i loro coefficienti di stiffness e smorzamento? So it seems that we should be thinking about decreasing these coefficients, except when we want them to be increased. And that's what I want to talk about this afternoon, is maybe there are times when we should think about increasing stiffness and not just about my patients with osteoarthritis who have apparently excessive stiffness. E in realtà nel caso dei suoi pazienti con l'osteoartrosi questo sembra essere l'obiettivo, però vi parlerò oggi pomeriggio di casi in cui invece è il contrario, non devo ridurre la stiffness o lo smorzamento, ma ci sono casi in cui è necessario aumentarli. So that's what I wanted to talk about this morning. Quindi questo è quello di cui volevo parlarvi questa mattina.